Buongiorno a tutti, oggi una nuova lezione del corso di ceramica, approfondiamo il tema della lastra. Se avete visto l'episodio sull'asciugatura, sapete che per la lastra io prediligo queste tavolette che sono spesse e a cui aggiungo inchiodati o avvitati dei listelli così, per evitare che la lastra si imbarchi durante l'asciugatura. Comunque, se non l'avete visto vi consiglio di guardarlo perché oltre a questo ci sono degli altri consigli e trucchetti per un'asciugatura perfetta. Oggi non parliamo di come fare la lastra perché ne abbiamo ampiamente parlato nello scorso episodio, vi lascio il link in descrizione se non lo avete visto e volete vederlo. Oggi in particolare parliamo di lastra e texture oppure impressioni e poi vediamo due modi facili dalla lastra per realizzare un piatto. Allora, stamattina sono andata, prima di venire qui in atelier, in giardino a raccogliere qualche bella foglia e fiorellino. Allora, io ho preso delle foglie di salvia che sono belle carnose e creano una bellissima texture. Poi ho preso queste che però non so che piante siano, io non sono molto brava a riconoscere le piante. Allora, diciamo che questo è un esempio molto facile, però poi vi faccio vedere che le texture o impressioni si possono fare davvero con qualsiasi cosa. Questi se ne vedono tanti in giro. Qualche anno fa si vedevano tante impressioni con i centrini della nonna sull'argilla, non so se ve lo ricordate. Ecco, diciamo che li sto mettendo un pochino a caso, ma più che altro per far capire in realtà se decidete di farlo non li mettete a caso, anche perché questa tecnica è veramente semplice, quindi magari perdere 2 minuti per creare una bella composizione può avere il suo perché. Ecco, io li appoggio solo premendo un pochino, messo al contrario, tanto perché bisogna fare attenzione a come metterli. E qua adesso prendiamo un panno pulito, lo mettiamo bene sopra e poi passiamo con il mattarello. Ecco qua. E adesso con un po' di delicatezza togliamo queste, che si possono togliere anche un pochino più in là, possiamo anche lasciarle un pochino e poi toglierle come vogliamo. Allora, qualcuno lo lascio. Adesso prendo una ciotola, la giro così e creo questa forma. Ecco qua. Adesso io vado a creare il bordo per il nostro piatto. Molti lo fanno con il colombino, io però vi voglio insegnare a farlo sempre con la lastra, perché è un episodio sulla lastra, quindi facciamo tutto a lastra. Abbiamo questa, prendiamo una miretta e realizziamo questi. La mia miretta è squadrata, quindi ottenete questo. Se invece lo fate con una miretta a sezione tonda ottenete questo più stondato. Comunque la cosa comoda rispetto anche al colombino
che ha la sezione tonda e che comunque un lato rimane dritto, e quindi possiamo tranquillamente incollarlo così. Se l'argilla si è già un po' asciugata, mettiamo anche della barbottina, li attacchiamo uno con l'altro, quindi mano a mano tagliamo vari pezzetti. Ricordiamoci poi che per la decorazione di oggetti ad uso alimentare non dobbiamo mai utilizzare dei materiali piombici, e diciamo che questo è il primo piatto. Con cos'altro possiamo realizzare texture e impressioni sull'argilla? Beh, un po' con tutto, veramente tutto quello che ci viene in mente, dalla plastica mille bolle a dei tessuti così un po' magari a trama ruvida, tutto ciò che risulta ruvido al tatto. Ad esempio un semplice fusillo la tecnica a lastra si presta benissimo al discorso delle texture, ma le texture si possono utilizzare con qualsiasi tecnica. Adesso qua tagliamo una forma che vogliamo, vi faccio vedere il secondo modo di fare il piatto. Prendiamo la ciotola di prima, allora potremmo rovesciarla e mettere qua in forma la lastra, ma io di solito lo faccio al contrario e vi spiego perché se io lo metto qua devo fare molta attenzione a toglierlo prima che inizi a ritirarsi. Sappiamo che l'argilla asciugandosi perde di volume, quindi si ritira, perché ritirandosi, incontrando questo ostacolo, potrebbe rompersi. Allora io preferisco farlo invece all'interno, dove questo non accade. Per farlo all'interno ci possiamo mettere o della pellicola trasparente per evitare che si attacchi, oppure, io non amo molto utilizzare la plastica, ci mettiamo uno straccio e poi adagiamo questo e gli dà questa forma. Ora, se premiamo molto rimarranno sull'esterno i segni dello straccio, ma anche se usiamo la plastica accade, perché si sovrappone la plastica e quindi diciamo che si crea lo stesso effetto. Cerchiamo di non spingere tanto, ma se poi dovessero rimanere questi segni non fa niente, perché una volta asciutto possiamo passare un po' di carta vetrata. E quindi questo è il secondo modo per fare un piatto. Poi ce ne sono altri, magari più avanti li vedremo, però intanto già con questi due modi si possono fare delle cose molto carine. Per oggi è tutto, anzi questo video è durato fin troppo, e ricordo che se avete domande potete scrivermi nei commenti, e se volete farmi vedere quello che realizzate dopo aver visto un mio video potete scrivermi su Instagram o anche taggarmi.